Lo sapevi che ottobre è il miglior periodo per farsi mordere da una vipera? Bene, oggi vi spiego le 3 motivazioni principali. Come sempre ragazzi, siete su Reptile Nation, io sono Giorgio e niente, godetevi il video. Non mi stancherò mai di ripeterlo, ovviamente non vi costa niente ragazzi, lì in basso a sinistra c'è un bel pollicione in su, cliccate mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Se ovviamente se i video vi piacciono, se non vi piacciono e vi sto sulle palle, anche no, oppure sì, fate come volete. Ma ora veniamo a noi e all'argomento che vi ho appena annunciato. Sicuramente la maggior parte di voi pensavano che il risveglio dalla bruma, quindi la primavera e la stagione degli accoppiamenti, era il momento in cui si rischiasse di più con le vipere, comunque di prendere un morso. In realtà non è proprio così, perché ad ottobre si sommano 3 fattori che incidono veramente tanto. Ovviamente oggi parlerò del morso ricevuto da un essere umano, non dagli animali, non dai cani, quello è tutt'altro argomento, ne parleremo in un prossimo video. Non c'è bisogno ovviamente che lo anticipi e lo dica continuamente, ma il 98% dei morsi su un essere umano avviene per mancata attenzione da parte di quest'ultimo, anche se ovviamente ci sono le eccezioni che confermano la regola. La fortuna non ci vede, ma la sfiga ci vede bene, quindi può anche succedere di prendere un morso da parte di una vipera per semplice sfiga e non nostra disattenzione. Il primo fattore che va a incidere sui morsi di vipera in questo periodo è proprio il mese ottobre, sfigato ragazzi. Le temperature. Con l'abbassarsi delle temperature questi animali sono molto più intontiti o più attivi, dipende dalle fasi della giornata. Momenti in cui non li trovavamo ad agosto, adesso ce li ritroviamo tra i piedi e va a incidere parecchio con gli altri 2 fattori. Le femmine hanno anche appena dato alla luce i piccoli, quindi avranno bisogno di alimentarsi il prima possibile, e non è vero che si accoppiano soltanto nel periodo primaverile, ma dovete sapere che molto probabilmente tenteranno anche un secondo accoppiamento, non tutti ovviamente, proprio in questo periodo. Ma Giorgio, scusa un attimo, queste temperature ci sono anche in altri momenti dell'anno, perché incide così tanto? Ve lo dico subito. Il secondo fattore fondamentale è la presenza dell'uomo nei boschi. Perché? Perché questo periodo è il periodo migliore per andare a funghi, ad esempio, o per farvi un altro esempio, in molte regioni riapre la caccia. La presenza di più persone nel bosco negli orari in cui a causa di queste temperature gli animali sono molto più intontiti o più attivi, dipende quando ci andiamo, fa sì che sia molto più facile ricevere un morso, anche perché immaginate la raccolta dei funghi. Chi di voi l'ha fatto lo sa, quando vai a prendere il fungo per il gambo spesso e volentieri c'è del fogliame sotto. Quel fogliame, se non lo smuoviamo con un bastoncino, può nascondere una bella sorpresa, come nella foto che vi ho mostrato sulla pagina. Ovviamente l'animale è intontito, non è scappato, 1 perché ovviamente sapete che come prima risorsa cerca di mimetizzarsi, 2 perché non ce la potrebbe fare perché è intontito dalle temperature, in più è un animale lento, resta lì impassibile, non perché ci vuole mordere ma semplicemente perché non sa cosa fare. Ci mettiamo la mano sopra e è ovvio che il morso ce lo prendiamo. Ma il motivo più pericoloso di tutti è senza dubbio uno, ovvero la nascita dei piccoli. Se avete visto l'ultimo video sapete la storiella del nostro amico Fabio. Purtroppo il cane è stato morso da un piccolo di vipera proprio appena nato in questo momento. Perché è così pericoloso un morso di un piccolo di vipera? Ve lo spiego subito. Ovviamente parliamo di un morso ricevuto da un essere umano. È pericoloso perché? Perché il più delle volte un morso di un animale così piccolo non lascia segni, oppure non ce ne accorgiamo finché non arrivano i primi sintomi, e quella è una delle cose più pericolose. Inoltre questi animaletti non sono stanziali come i genitori, perché dovete sapere che le femmine sono piuttosto statiche e territoriali. I maschi si muovono nella stagione degli amori in esplorazione, ma sostanzialmente il loro areale è piuttosto ristretto. Invece i piccoli appena nati quello che faranno sarà andare in esplorazione in giro a cercare il loro posto nel mondo.
purtroppo, essendo veramente piccoli, se avete visto i miei video andateli a vedere ragazzi, ve ne rendete conto, parliamo di una monetina di 2 euro arrotolata, sono pressoché invisibili, soprattutto nel bosco e nel fogliame, quindi viene da sé che uno stivale parcheggiato lì, la mano per prendere i funghi, anche una semplice borsa appoggiata a terra e poi tirata su può nascondere una bella sorpresa. E questo è veramente un periodo in cui stare tanto attenti. Ma non è finita qui, perché questi animaletti cari hanno un'altra facoltà che spesso i genitori dimenticano, ovvero tendenzialmente sono arboricoli, anzi arboricoli è un parolone, più arboricoli diciamo. Perché? Perché essendo molto piccoli è più facile per loro arrampicarsi e soprattutto all'interno di un bosco, vi faccio vedere come questo, per non allontanarsi troppo e venire allo scoperto e cercare degli spot di luce per termoregolarsi, spesso e volentieri si arrampicano sugli arbusti. Vi faccio vedere questa foto qui dove ne ho trovato uno in mezzo a una corteccia. Io stavo risalendo la scarpata e salendo ho messo la mano sull'albero per venire su, per aggrapparmi, per darmi un aiuto. Ci ho messo la mano praticamente sopra. La fortuna è stata che era veramente tanto infreddolito, quindi non ha reagito minimamente. Io ho fatto in tempo a levare la mano, però capite bene che il pericolo con loro non viene solo dal basso, ma viene anche dall'alto, quindi bisogna stare attenti a dove ci mettiamo. Ad esempio, vi faccio vedere una cosa. Se io dovessi entrare nel bosco qui, vedete? Già solo l'abbassarmi, eccolo, per accucciarmi ed entrare qui, c'è il rischio che un piccolo di vipera lo possiamo trovare a questa altezza. Perché? Perché è più facile per lui arrampicarsi, per raggiungere uno spot di luce e farsi spazio magari in un punto in cui la vegetazione è abbastanza fitta, è la soluzione migliore e soprattutto lo tiene a riparo da eventuali predatori. Tutti questi fattori mischiati insieme, quindi ricapitoliamoli un attimo: presenza dell'uomo maggiore nei boschi, maggiore attività e intorpidimento da parte degli animali e soprattutto la nascita dei piccoli fanno sì che ottobre sia uno dei periodi neri per girare per boschi. Una vera bomba a orologeria se non si prestano le dovute attenzioni. Neanche a dirlo, per i cani, per i nostri amici a quattro zampe è veramente pericolosa come situazione, anche nel giardino di casa, perché spostandosi di parecchio i piccoli fanno i danni, fanno veramente i danni e sono incontenibili, non c'è rimedio per tenerli lontani. Quindi a parte i tacchini e qualche altro metodo della nonna non si può fare granché. Per di più vi vorrei ricordare che se su un essere umano, un uomo adulto in salute, il morso di un piccolo di vipera il più delle volte non fa danni, anzi addirittura non si ricevono cure, cambia totalmente per i nostri amici a quattro zampe. Ad esempio il buon Fabio ne sa qualcosa purtroppo, perché un Doberman di 40 kg morso sul labbro si è dovuto fare una settimana di flebo e gli è andata di lusso. Ovviamente questi sono consigli e piccole attenzioni da prendere che io vi do, ma mi raccomando ragazzi, non perdete la testa come lui. Sta ancora lì, è tipo 4 mesi che sta lì quella capoccia. Come sempre spero di essere stato abbastanza chiaro. Vi rinvito nuovamente a lasciare un pollicione in su e iscrivervi al canale e condividere se vi è piaciuto il video, ovviamente, altrimenti fate un po' come vi pare e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!